ragazzi, esperimento della domenica mattina. Stanotte ho messo a stampare uno sgancio rapido per il mio Wina 1594. Adesso sto collegando la batteria perché devo fare un test, sentite? Ok? Togliamo l'audio. Ok? Adesso questo è lo sgancio rapido. Adesso ve lo faccio vedere. Lo sgancio rapido, ok? C'ha una molla qua dietro. Adesso devo alzarmi un pochettino su il braccio, ok? Allora vedete qua nient'altro che lo sgancio rapido con una molla qua dentro. Lo abbasso qua sotto, se si vede abbiamo la molla, vedete là sotto la molla. Questo è venuto male perché qua ho dato la resina male, poi lo coprirò perché se fa schifo ne faccio un altro direttamente. Due vittine per bloccarlo, dovete levigare un pochettino perché cioè fa schifo proprio da vicino, porca miseria. Ma vabbè, vediamo se prima funziona. Adesso li metto la bene perché cosa ho fatto? Ieri ho stampato questo Ripper, l'ho già collaudato, cioè l'ho già sistemato per funzionare con lo sgancio rapido, l'ho già resinato. Qui non si stringe molto, se no si spaccano le alette, anche se è stampato al 70%. Idem lui, considerato al 50%, l'ho stampato al 70% di riempimento. Adesso io devo sistemare questo, ho ingranito i buchi, adesso mettiamo un attimino queste due vitine, sistemiamo e poi continuiamo a vedere se funziona bene o si spacca. Allora, usando le sue viti rimane un po' ballerino perché naturalmente questo pezzo qua è molto più spesso. Adesso la cosa che devo guardare è, allora lui qua ci entra e dovrò sistemare una barra filettata qua e una qua, ma prima di tutto facciamo allora il test qua sopra, se monta questo, ok? Che brutto da vicino, mamma mia, che potevo tirarla meglio la resina. Non si dice. Adesso allora sistemiamo un pochettino il Ripper. Allora, aggancia velocemente col Ripper, è abbastanza fisso, ok? Ho leggermente, se notate, un po' di gioco, ma non so se l'avevo anche con la Bena, non ci ho fatto caso. Ma quello cioè, non è da qua il gioco, ragazzi, perché qui è perfettamente aderente, non ho neanche levigato. Di conseguenza, è il gioco che ha. Sì, ragazzi, è il gioco che ha l'escavatore. Adesso la cosa che a me interessa è che se io vado a fare una riparata dovrebbe andare bene. Andiamo insieme a farla. Allora, questa è terra un po' dura. Adesso vediamo se riusciamo a. Aspettate che devo rifar partire il mezzo perché. Allora così adesso diamo massimo grip al dente, andiamo giù. Allora adesso così, adesso andiamo più indietro, andiamo su. Oh, sembra reggere. La cosa che mi fa paura, ragazzi, più che altro, sapete cos'è? È quando uso la Bena. Quella è la parte che mi fa più paura. Allora, diamoci un colpettino così. Spacchiamo un po' la terra. Sto sforzando, per cui potrei fare danno. Cioè, non si rompe, ma mi tira avanti il salvatore. Cioè, ragazzi, mi tira avanti il salvatore. A parte che ha una chiusura, arrivo quasi ai 5, chiudo molto di più, semplicemente, cioè è tremendo, è tremendo. Poi basta, è semplicemente premere qua dietro, faccio così, vedete, e piano piano, perché naturalmente ho staccato. Il Ripper intanto ha fatto il suo lavoro, ha scavato bene, ha grattato la resina ma non si è rotto e la nostra supportino funziona. Adesso devo solo sistemarlo con la Bena e provarlo con la Bena. Allora, per questo modello lo facciamo, se va così lo lasciamo stampato in 3D, ma ne stamperò un altro al 100% di riempimento perché voglio avere una scorta, ci va 4 ore, però me l'avevo di scorta già pronto, già levigato e sono a posto. Adesso io metto la barra filettata qua
e proviamo direttamente a usare la bena, perché mi dà l'impressione che chiuda, sembra, no, uguale, sembra uguale, è il Ripper che chiude di più, è il Ripper, vabbè, non importa, datemi un attimino che adesso sistemiamo la barra filata lì dentro. Sono quasi felice. Qualche problema con il supporto posteriore che non arriva fino a battuta, di conseguenza faccio 2 prove, devo levigare un attimino, abbassare e forse levigare anche un po' la bena, un attimino che facciamo questi test. Prova numero 1, facciamo troppo schifo, per cui una bella barra, un bel adesivo colore infrangente messo qua, così nasconde l'imperfezione. Al prossimo, se lo lascio sullo stesso colore, tirerò di più la resina con una buona luce, perché ero congiunto, non la vedevo. Adesso questa attaccava bene qui, ma qua dietro avevo problemi, ho dovuto leggermente allargare il foro, ok, così riesco a attaccarmi un po' meglio lo sgancio rapido lì. Lo allargherò ancora un po', stringo, ho levigato questo per avere più spazio per non toccare lì sopra. Adesso allargo, stringo e ve lo faccio vedere. Allora, questo non posso stringerlo troppo, devo lasciare un po' più spostato, se vedete leggermente il forellino si vede, perché se no non aggancia bene. Allora, questo qui è fatto per l'Uina 580, ok? Per cui se noi andiamo a misurare i fori, anche qua sono leggermente, questi qua un po' più larghi, per cui questo devo sistemarlo così, lo blocco così, metto un freno a filetti, almeno lui si può agganciare bene, e posso intercambiare questo e il ragno. Perfetto. Dovete ingrandire questo foro qua, lasciarli morbidi, adesso li fisserò col freno a filetti, così hanno il gioco, e in un niente sganciate e agganciate la vostra bena. Poi farò anche il ragno, ok? Vedete, fate così. Questo è un po' più giusto perché è plastica su plastica, ok? Devo premere qua dietro, ecco fatto. Cioè ragazzi, con una mano, e la mia mano è messa male, e questo è duro ragazzi, è duro. Cioè, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Resiste anche un sacco, veramente. E dopo qualche smerigliata e levigata, anche il ragno è messo. Purtroppo la parte sopra toccava contro lo sgancio rapido, non potevo naturalmente levigare lo sgancio rapido per non indebolire la C che andava a tenermi le barre filettate. Allora ho levigato leggermente i supportini del ragno più un pochettino la parte qua sopra, non si vede ma questa parte qui è leggermente levigata, e aggancia perfettamente, per cui posso dire che farò fare il test e poi vediamo com'è e diamo le conclusioni. Allora, il test prevede naturalmente lo scavo con lo sgancio rapido, ok, con primo test sabbia abbastanza morbida, non dovrebbe avere problemi. Supporto, ok. Adesso andiamo leggermente un po' avanti, ok, calchiamo un po' qua, sabbia dura, sentite, sta sforzando. Cosa posso dire ragazzi? Test passato. No, veramente, sabbia morbida, vabbè, veramente. Allora, io per sicurezza ne stampo un altro ragazzi, non sa mai, può sempre utile un guasto, qualsiasi cosa, e anche resinato, per cui perfetto. Allora, la nostra bena non ha nessun problema di pieghe o quanto altro, vedete, piega come prima, forse può piegare qualche grado in più, ok, perché levigando posso avere qualche grado in più, ma il supporto da qua dietro sembra perfetto. Facciamo ancora un tiro. Questa è giusto una carezza. Adesso proviamo. Perfetto ragazzi, perfetto. Questo è lo sgancio rapido per l'Uina 580, che modificando qualcosina va bene anche sull'Uina 153 e 154. Ragazzi, detto questo vi saluto, grazie per aver guardato il video, ciao grandi, alla prossima.